Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. In una giornata di fine inverno freddissima. Comunque siamo a un paio di giorni dalla primavera. Oggi nessun lavoro particolare faremo in giardino. Faremo un giro per goderci le stupende fioriture di questo periodo. Andiamo! Guardate come si crogiolano al sole questi ranuncoli. Bellissimi di diversi colori. Gialli, arancioni e rosa. I ranuncoli sono tuberose, erbacee e perenni che adorano il sole ma anche l'umidità, senza ristagno idrico, naturalmente. Proprio oggi, a 2 giorni dall'inizio di calendario della primavera, c'è anche la fioritura dei primi 2 narcisi. Anche questi sono bulbose perenni che ogni anno si ripresentano regalando meravigliose fioriture. Si dividono facilmente e colonizzano con facilità ampie aree del giardino. Andiamo a vedere anche l'altro. Questo si è aperto nel vaso di un ginkgo biloba. Cosa dire poi delle nostre meravigliose camellie iaponiche? Questa è l'ultima arrivata. È stata regalata per il compleanno a tantissimi boccioli. Sta fiorendo, adesso ci sono 2 fiori aperti. E piano piano anche questi fiori si apriranno. È una sempreverde con foglie, vedete, lucide, magnifiche. E fino alla metà della primavera questi fiori ci accompagneranno. Andiamo a vedere anche la sua sorella più grande, la camellia japonica a fioritura bianca Snowball. Bellissimi boccioli alla mezz'ombra che piano piano si stanno aprendo. Sono tantissimi boccioli di questa pianta che verrà trapiantata a terra questa primavera. Ha passato tutto l'inverno per la prima volta all'aperto e ha resistito molto bene. Guardate che meraviglia di fiori. Camellia japonica Snowball. Crocchi, anche loro bulbose perenni, stanno soffrendo questa mattinata fredda. Sta arrivando il sole adesso, forse si apriranno. Eventualmente torno più tardi a riprenderli quando si saranno aperti. Sembrano delicati, ma emergono spesso dalla neve e resistono per oltre un mese ancora, anche con temperature sotto zero. Assieme alle tante viole del giardino, una bella sorpresa stamattina. Si è aperta la Chionodoxa. Vedete questo gruppo di piccolissimi bulbi, è una bulbosa perenne anche questa. Chiamata anche Glory of the Snow perché fiorisce anche in mezzo alla neve alla fine dell'inverno. Per un altro mese e mezzo almeno ci regalerà la sua bellezza. Ma i veri protagonisti, a mio avviso, di questo periodo dell'anno a ridosso della primavera sono gli elebori. Guardate, magnifici, sono in fiore già da 3 settimane. Questi si sono ibridati, essendo fiori a inseminazione aperta,
sono nati dai più scuri orientalis e sono veramente stupendi. E se esposti alla mezz'ombra, quindi correttamente, dureranno almeno un altro mese e mezzo di fioritura, guardate. Ecco qui delle altre viole che ormai punteggiano tutto il giardino, ma è periodo anche di primule. Questa è la primula vulgaris, la primula comune, che ogni 3-4 anni divido e metto nel parco, lì fuori. È bellissima, baciata dal sole. Andiamo a vedere anche le sue colleghe di quest'anno. In continua fioritura, queste sono state forzate naturalmente per la vendita, colori spettacolari. Anche le primule nel giardino di Monfestino. Questi invece sono giacinti, questi non sono ancora aperti, questo probabilmente sarà chiaro, questo viola o blu, ma alcuni sono già fioriti. Andiamo a vedere. Questo bianco proprio fuori dalla porta della veranda regala un profumo fantastico. Sono piante che possono essere trapiantate in autunno e si moltiplicano molto facilmente. E qui sotto i ranuncoli, altra ventata di profumo di questo meraviglioso giacinto blu, direi. Ne è pieno il giardino. Fioriranno piano piano in queste settimane e dureranno 3-4 settimane almeno. Peccato non potervi trasmettere il profumo, delicato, buonissimo. E proprio oggi, giorno di San Giuseppe, a fianco alla Chionodoxa, è apparsa la prima bergegna. Ha sofferto tanto sotto la neve di questi ultimi 3 mesi, sotto il ghiaccio che l'ha schiacciata. Però è uscita proprio oggi. Perché il giorno di San Giuseppe? Perché il nome volgare di questo fiore è proprio fiore di San Giuseppe, perché di solito, almeno negli altri giardini, è questo il periodo nel quale fiorisce. Eccole le altre protagoniste della veranda e del giardino. In realtà in giardino ci stanno solo di giorno per evitare che prendano troppo freddo e sono conosciute col nome di volgare di Calle, la Zantedeschia etiopica in fiore. Ci sono 5 fiori in questo momento. È una pianta meravigliosa, una bulbosa anche questa, erbacea, che ama la luce. Guardate come la cercano questi fiori. Però anche ama tanto l'umidità, infatti è usata spesso ai bordi degli stagni, dei laghetti. Fioritura davvero bella, strana la storia del nome che Linneo ha voluto dedicare a un botanico italiano, Zantedeschi. E il bonus di questa pianta è il profumo, in questo caso molto delicato, ma veramente buono. Tra l'altro la Zantedeschia si moltiplica molto facilmente, vedete in questo vaso ci sono 3 bulbi sostanzialmente, 3 piante e può essere già divisa. Queste sono tutte parenti, figlie di un'unica calla che negli anni ho diviso e ho regalato e ne ho tenute un po' per noi.
Il vento freddissimo di questa giornata, quasi primaverile, non dà tregua davvero. Però è bellissimo essere circondato da tanta bellezza, da profumo, da tante fiori e piante in salute. E quale migliore occasione per ricordarvi, qualunque giorno sia, rendetelo bello. Molto timido l'elleboro come fiore. E non dovrebbe, è bellissimo.